Ciao a tutti, amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Capricorno, tendenze energetiche affettive per la seconda parte di settembre 2023. Amici del Capricorno, avete il Papa. Il Papa è una carta di ufficializzazione, è una carta anche di elevazione spirituale e magari per qualcuno potrebbe parlare di un percorso di crescita piuttosto che di una guida spirituale che incontrerete in questo periodo. Tecnicamente è una carta che parla di contratti e di matrimoni, per quello che all'inizio ho detto che parla di ufficializzazioni. Andiamo a vedere nello specifico di che cosa si tratta. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se per caso non risuonasse nulla o voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Così come trovate anche la mia mail che vedete anche qui e che trovate anche nelle informazioni del canale, e poi ci sono anche altri video che magari potrebbero interessarvi. Bene, partiamo subito con un 8 di coppe, un 5 di coppe e il mondo, un eremita, un imperatore, cavaliere di bastoni e l'imperatrice. Ragazzi, avete imperatore, imperatrice e papa, eh? Devo dire che ci sono 4 arcani maggiori su 7 carte, quindi più del 50%. Sarà un periodo intenso, devo dire. Allora, partiamo da questo 8 di coppe. L'8 di coppe è sempre una carta, anche qui avete l'eremità, hanno più o meno la stessa energia. Parla di una ricerca spirituale, di una ricerca interna, interiore. Guardate, vedendo le carte così in successione, ho come la sensazione che qualcuno qui potrebbe allontanarsi verso l'inizio di settembre, o magari siete voi che vi dovete allontanare da qualcuno. Non necessariamente è una lontananza di tipo, cioè come se fosse una separazione, ok? Può essere una lontananza magari per motivi di lavoro, piuttosto che c'è comunque una sorta di distanziamento o di necessità di spostarsi, di andare in un luogo. Da lì arriva poi questo 5 di coppe che allora per qualcuno può fare riferimento a un'occasione persa a causa di questo 8 di coppe, per qualcun altro è semplicemente una sensazione, un momento, un periodo un po' triste. Quando c'è il 5 di coppe c'è sempre una sorta di perdita a livello emotivo. Io qui ho come la sensazione con questo mondo che abbiate bisogno di arrivare ad un risultato, sì, al compimento di qualche tipo di situazione. La cosa che mi lascia perplessa è la carta dell'eremita, perché qui ho come la sensazione che vi sentiate soli o che abbiate questa sensazione di solitudine. Ripartiamo dall'otto di coppe. Queste carte poi le spiego direttamente dopo con i miei tarocchi. Abbiamo già una carta degli amanti che si è girata e la regina di coppe. Sì, un forte alto e basso emotivo, ragazzi. Però c'è la carta degli amanti, qualcosa mi dice che comunque la relazione o la situazione è abbastanza in equilibrio, nonostante ci sia questa sorta di allontanamento. Andiamo a vedere il 5 di coppe, scusate. Imperatrice al contrario e 6 di bastoni al contrario. Sì, guardate, ho proprio la sensazione che sia una sorta di necessità, probabilmente da parte vostra, di arrivare a questo risultato, a questo compimento, a questo 6 di bastoni che tra l'altro ha la stessa energia del Papa che adesso è girato al contrario. O si tratta di essere riconosciuti come coppia, di sposarsi per qualcuno, diventare imperatore e imperatrice, ok? Per qualcun altro, se non è il matrimonio quello in discussione, può essere anche su una semplice convivenza,
piuttosto che il portare a galla una relazione che avete sostenuto fino ad adesso. C'è qualche cosa nella situazione da cui arrivate che non vi appaga, che non vi fa sentire una certa concretezza all'interno della relazione o della situazione, ed è per quello che siete un po' in fase di alto e basso emotivo. Andiamo a vedere il mondo. La regina di spade, 4 di spade e fante di pentacoli al contrario. Dunque, come la sensazione che qui abbiate bisogno di fare un po' il punto della situazione per capire come arrivare a questo compimento. Con il 4 di spade c'è qualche cosa che deve guarire. Sia questa che l'8 di coppe che la carta dell'eremita sono carte che vi parlano di curare la parte spirituale, la parte interna. Sono carte che vi dicono che dovete cercare che cosa è valido per voi. Non focalizzatevi su quello che non avete, ma focalizzatevi su quello che già avete. Andiamo a vedere l'eremita. Mondo. Quelle sono tante. Andiamo a vedere. Mondo, mago, 3 di coppe e 6 di coppe. Ragazzi, ho com'è la sensazione che potrebbe esserci una sorta di intrusione, come se questa fosse una relazione a tre. Non so se voi siete quelli sposati che hanno la relazione extraconiugale oppure se siete, diciamo, gli amanti, però per molti mi vibra un po' così. È come se voleste arrivare ad un vostro sogno. Chiaramente non è così per tutti, però per qualcuno com'è la sensazione che sia un po' quello, arrivare all'ufficializzare la vostra relazione. Se non fosse quello il caso, vi dico, allora per qualcuno si può trattare di volere un figlio, perché qui ho 2 volte l'imperatrice, ho 2 volte il mondo, ho il 6 di coppe, la regina di coppe. Se non è un figlio è un progetto, è comunque quel risultato, quella conferma, mi verrebbe da dire, di cui avete bisogno e che state aspettando anche in un certo senso. Però vi dirò che con questo mago in posizione centrale, qui in realtà siete più in fase passiva che non in fase attiva. E vedendo anche questo 6 di coppe, ho come la sensazione che stiate un po' romanticizzando la situazione o la relazione. Andiamo a vedere questo imperatore, perché l'imperatore, allora, può essere anche una questione, diciamo, familiare, considerato che abbiamo sia l'imperatore che l'imperatrice. Papa un'altra volta. Sì, qui ragazzi c'è qualche questione con una coppia ufficializzata, devo dire, che è già ufficiale. Magari questo imperatore che è già sposato sta cercando di uscire da questo matrimonio perché potrebbe tranquillamente essere, magari è per quello che cioè, si sta iniziando a frequentare una persona, non si può ufficializzare subito, anche se è quello che vorreste voi, perché per il poco tempo che riuscite a passare insieme, o come la sensazione che non vi basti, e qui potrebbe esserci qualcuno che scappa da un impegno. Difatti poi arriva questo fantastico cavaliere di bastoni. Qui abbiamo la torre e il re di pentacoli. Ragazzi, ho come la sensazione che qualcuno si muoverà al di sopra delle vostre aspettative. È come se quello che prima non arrivava alla fine del periodo arriva, si muove come.
e può essere di nuovo, capita, è l'arcano minore dell'imperatore, il re di pentacoli, quindi ho come la sensazione che in realtà sia solo una questione di gestire le emozioni verso metà settembre, perché la fine del mese promette bene. Andiamo a vedere l'imperatrice. Abbiamo la sacerdotessa e il 9 di bastoni. Di sicuro vi consigliano di focalizzarvi sul vostro potere femminile, uomini o donne che siate non importa. Il 9 di bastoni è una carta che mi dice che finalmente potete, diciamo, riposarvi. Non mi piace dire che potete abbassare le difese, perché non è mai giusto abbassarle completamente, a mio modesto parere. Però, per come vanno le cose, ragazzi, a fine mese, avendo questa imperatrice, inizierete a vedere un po' più di concretezza all'interno di questa situazione o di questa relazione. Se fosse una questione familiare, qui potrebbe anche essere una sorta di discrepanza tra i genitori nei confronti dei figli. Se voi siete i figli, soprattutto qui c'è la voglia di creare un proprio mondo, una propria realtà, ma qui è come se ci fosse solo uno dei due genitori che appoggia la situazione. Vi dico, si parte da una sorta di insoddisfazione e tristezza, senso di colpa. Sì, ci sono queste sensazioni, queste emozioni abbastanza bisognose di attenzioni. Però, guardate, sono già uscite le carte. Alla fine del mese, ripeto, secondo me le cose vanno meglio. Avete questa torre in mezzo, vi confesso che la torre è un avvenimento, qualche cosa che succede che in qualche modo rompe le certezze. Allora potreste, come vi dicevo prima, o è qualcuno che fa una mossa nei vostri confronti e voi non ve lo aspettate, e da lì parte l'imperatrice, quindi si inizia questa sorta di espansione. Oppure può anche essere che in effetti rivalutiate qualcuno o qualche relazione. Allora, le fatine, qui abbiamo questa fatina che vi dice di brillare, come vi posso dire, di emanare la vostra luce e di rivelare qualsiasi cosa che è nell'ombra e che ha bisogno di essere guarito con il mondo, ok? C'è probabilmente qualcosa che vi affligge e avete bisogno di portarlo fuori, avete bisogno di agire, avete bisogno di riconnettervi con la vostra parte intuitiva e anche con la vostra parte femminile, riconnettersi con le emozioni. Poi qui abbiamo una carta che vi ricorda di manifestare con le intenzioni pure, cioè bisogna manifestare per il più alto bene di tutti, non solo per il vostro. E poi qui abbiamo una carta che vi invita a uscire, fondamentalmente. È un invito a stare in mezzo alla natura, ad integrarsi nell'habitat in cui vivete. È come un consiglio ad andare, sperimentare, conoscere, avventurarsi in quello che è la vostra zona di residenza. Sento che per qualcuno la necessità è quella di andare in un bosco, ragazzi, e abbracciare letteralmente un albero, ok? Bene, cari amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi. Spero comunque che la lettura sia stata utile per farvi capire come navigare le energie del prossimo futuro. Se siete single, le letture dei single sono già uscite e potete integrarle con questa lettura. Se la lettura vi è piaciuta potete anche mettere like, iscrivervi, condividere, commentare. Se avete piacere potete anche lasciare un abbonamento o abbonarvi al canale. Piccola parentesi. Ci tengo a precisare che le sessioni individuali che sto proponendo sono sessioni che si basano sul lavorare le credenze limitanti,
ma sono una parte di tutto quello che tratto nella sezione degli abbonamenti. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!